Bentornati amici sul canale dell'arte del fatto a mano. Finalmente, finite le vacanze, si riparte con i lavori. Partiamo appunto con i lavori della prossima stagione, autunno-inverno 2021-22, che sono prevalentemente di carattere romantico, cioè prendono ispirazione da stili dell'epoca dell'Ottocento. È per questo che io voglio chiamare questo delizioso maglioncino che stiamo per confezionare Epoca. È un maglioncino molto caldo realizzato con un filato con una percentuale di merino, non è neanche troppo sottile, quindi è facile e veloce da realizzare. E spero insomma che questo progetto vi piaccia. Dunque io per la realizzazione, intanto vi spiego il filato di questo progettino. Avevo in casa questo filato che a me piace molto, penso che sia una delle chicche del Ice Yarn. Si chiama Rockstar Color. Io l'avevo già presentato in una recensione filati, ma non l'avevo ancora utilizzato. È appunto un filato con il 19% di fibra di merino wool e sono gomitolini da 50 grammi per una lunghezza di 115 metri. Quindi in caso voi utilizzate un filato alternativo, sappiate che deve avere queste caratteristiche. È un filato, vedete, leggermente pelosetto. Infatti, nonostante la metratura rende piuttosto bene, infatti io lo andrò ad utilizzare con un 4,5, realizzerò tutto il maglioncino con un 4,5, e un colore particolare con base verde bottiglia e ha queste, vedete, io le chiamo luminescenze grigie e color peltro. Questo è un bellissimo color peltro, infatti ero indecisa se chiamarlo peltro questo tutorial o epoca, ma mi piace di più epoca. Non so ancora cosa ne utilizzerò, comunque alla fine del progetto metterò anche un link che manda direttamente al filato in caso qualcuno volesse acquistarlo uguale al mio. Poi utilizzerò appunto, come vi ho detto, un uncinetto del 4,5. Mi servirà un ago da lana per cucire le spalle. Poi guardate, sapete che io lo invento man mano, non so neanche ancora come sarà terminato, quindi tengo sempre il materiale che mi potrebbe servire. I miei marcapunti, vedete, dei marcapunti. Poi ho il mio solito metro da sarta e la mia forbicina. Vi vado a spiegare un attimino questo maglioncino. Sono partita da una catenella qui a questo livello qui del bordo, ho realizzato un giro di maglie alte per poi attaccarmi, praticamente abbiamo iniziato in questo modo qua. Da qui, questo è un multiplo di 16. Questo maglioncino poi andremo a misurarlo, se vi va bene la misura potete seguire alla lettera il tutorial, altrimenti ci sono le indicazioni per allargarlo o stringerlo. Appunto questo bordo è un multiplo di 16, quindi con le 16 catenelle andrete a calcolare appunto la vostra misura. Andremo a fare questo bordo tutto, praticamente lo andremo a fare tutto insieme perché sono pochi giri, e termineremo con questo giro di pipiolini. Poi andremo a girare il nostro lavoro e saliremo, vedete, di qualche giro. Poi andremo a diminuire per dare appunto la forma svasata al nostro maglioncino. Io ho iniziato con 144 catenelle che divise per 16 mi danno 9 motivi. Ogni motivo è formato, vedete, da questa barra che è lavorata, non è un semplice maglia rasata ma forma una lavorazione.
non è un punto alto, semplice, e il punto, vedete il ventaglio, quindi il mio motivo va da qua a qua. Questi sono 16 catenelle. Automaticamente è un motivo, vedete, che si allarga, non è che ho aumentato, ma proprio si allarga lavorandolo, si svasa da solo. In più, andando appunto a stringere in questo punto qui, andremo a fare delle diminuzioni e saliremo fino allo scalfo manica solo lavorando con delle maglie alte, quindi è proprio un modellino semplice. Allora, per quanto riguarda la suddivisione dei motivi, potete fare i motivi che volete, cioè questa parte qua del bordo deve risultare appoggiata leggermente sotto l'ombelico, sul fianco, insomma, oppure dipende da quello che volete farla lunga. Se la volete fare più lunga, logicamente questa parte qui andrà ad appoggiarsi sul fianco, cioè proprio più giù, e quindi dovete calcolare la vostra misura. I motivi non devono essere né pari né dispari, non c'è problema, perché poi andremo ad aggiustare le maglie quando andremo a diminuire. Qui sulla maglia alta andremo a togliere le maglie per ottenere un numero di appunto maglie alte divisibile per 2, e sarà in questo punto. Quindi per questi motivi potete fare la larghezza che volete e il multiplo che volete. Facendo il mio tutorial, che sono 144 catenelle 9 motivi, io ho raggiunto una larghezza massima di 54 centimetri, proprio il fondo. Qui abbiamo all'inizio del motivo abbiamo 45, e qua dove si è stretto abbiamo 40, quindi se voi, e quindi sarà 40 anche sul seno. Se voi avete queste misure, sto parlando della metà, sono 80, cioè ho misurato la metà, quindi 80 di giroseno, insomma, deve essere appoggiato, ecco. E se voi avete queste misure, misuriamo meglio, quindi farà 110 circa, 108, 106, 104, insomma, di fianchi farà 90 circa, un po' più su dei fianchi, e farà 80 al giroseno. Nel mio caso è un maglioncino un po' cortino, perché le ragazze le vogliono corto. Il bordo mi è venuto, lavorandolo così, mi è venuto 15-16 centimetri, e mi sono alzata fino a 35 centimetri. Però per chi volesse farlo più lungo, appunto, si deve alzare in questo punto qui dove c'è le maglie alte, deve proseguire con la lavorazione prima di dividere la parte davanti con la parte dietro. Ecco, adesso noi possiamo iniziare. Io vi farò vedere questo bordo su un multiplo inferiore per farvi vedere la lavorazione, ma dovete solamente voi, la spiegazione che vi do io, continuare fino alla fine del giro, quindi non c'è nessun problema. Io caricherò magari 3 motivi, adesso vedo, per farvi vedere proprio tutta questa lavorazione insieme. Ecco, volevo dirvi, se per caso faccio qualche papera, perdonatemi, ma sono 2 mesi che non registro e devo prendere su un po' la mano a parlare. Mi sono assentata un po' e adesso faccio un po' fatica a riprendere. Allora, per la realizzazione del campione io ho optato per fare il multiplo appunto di 16 su 4 motivi, quindi ho caricato 16, 16, 16, 16 per un totale di 64, ma questo è solamente il campione. E sto usando un filato tinta unita, così vedete meglio la lavorazione, e un uncinetto inferiore del 4, perché appunto questo filato è più sottile. Prendo la mia catenella e la raddrizzo bene, vedete, la prendo in questo modo e vado a chiudere il mio giro con una mezza maglia bassa. E partiamo con il primo giro. Allora, il primo giro andremo a fare tutte maglie alte, una maglia alta su ogni catenella. La prima la sostituiamo con 3 catenelle per alzarci, e cominciamo, carico il filo, a fare delle maglie alte,
vedete, una in ogni catenella, e questo è il primo giro del nostro pull. Vedete, fino alla fine del giro una maglia alta su ogni catenella. Ci troviamo alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, ho fatto una maglia alta su ogni catenella disponibile, mi vado a chiudere, vedete la prima maglia alta era sostituita da 3 catenelle, una, due, nella terza entro con l'uncinetto e mi chiudo con una mezza maglia bassa. E ora partiamo col primo giro del punto traforato del bordo. Allora ci alziamo con 3 catenelle sempre che sostituiscono la nostra maglia alta, carico il filo, vado nella seconda maglia alta sottostante, faccio una maglia alta, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e nella stessa maglia sottostante vado a fare una, due e 3 catenelle e scusate, 3 maglie alte. Scusate, cominciamo con le papere subito. Carico il filo, salto ancora la maglia di base e vado nella prossima e faccio una maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia seguente sottostante, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, salto 4 maglie di base, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e faccio nella stessa maglia una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta nella stessa maglia sottostante, quindi è un punto V. 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto ancora 4 maglie di base, 1, 2, 3, 4, nella quinta vado a fare una maglia alta. E adesso ripetiamo da qua, quindi carico il filo, un'altra maglia alta, stiamo già ripetendo il motivo, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio 3 maglie alte nello stesso punto di base, quindi 1, 2, carico il filo, 3, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia seguente sottostante, e facciamo adesso questo pezzettino qua, quindi 1, 2, 3 catenelle, carico il filo, salto 4, 1, 2, 3, 4, nella quinta andiamo a fare il punto V, quindi una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base, 3 catenelle, carico il filo, salto 4 maglie di base, 1, 2, 3, 4, nella quinta riprendiamo il motivo, quindi 2 maglie alte, una in ogni maglia, vedete, una nella quinta e una nella seguente, e ripetiamo la lavorazione fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, facciamo le 3 catenelle, saltiamo le 4 maglie, vedete, 1, 2, 3 sono giuste, 4, e ci andiamo a agganciare nella terza catenella, 1, 2, 3, che sostituiva la prima maglia alta del giro, e chiudiamo il giro con una mezza maglia bassa. Secondo giro del bordo, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, faccio una maglia alta nella maglia seguente sottostante, una catenella di separazione, carico il filo. Ora su questo gruppetto di 3 maglie alte che abbiamo fatto nel giro precedente andiamo a fare 3 maglie alte chiuse insieme, quindi entro nella prima e chiudo metà, la maglia alta, carico il filo, entro nella seconda e chiudo metà, carico il filo, entro nella terza e chiudo a metà, poi chiudo tutto.
una catenella di separazione, carico il filo, vado nella maglia alta seguente, faccio una maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, carico il filo, salto questo arco, vado nel punto V e vado a fare nel punto V 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle di separazione, salto questo arco e vado sulle maglie alte sottostanti, faccio una maglia alta sulla prima, una maglia alta sulla seconda e stiamo già ripetendo il motivo. Quindi una catenella di separazione, carico il filo, vado a chiudere insieme queste 3 maglie alte, chiudo metà, seguente, chiudo metà, seguente, chiudo metà, chiudo tutto insieme, una catenella, carico il filo, vado a fare le altre 2 rimanenti maglie alte sottostanti, una per ogni maglia alta, 1 e 2. Vedete il lavoro come viene? 2 catenelle e ripeto il motivo, quindi carico il filo, salto questo arco, vado nel punto U e faccio le 7 maglie alte. Ecco, lavoro così tutto il secondo giro, ci vediamo alla fine. Siamo alla fine del secondo giro del bordo, faccio le ultime 2 catenelle, mi chiudo con una mezza maglia bassa qui sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Terzo giro del bordo, mi alzo sempre con le mie 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, maglia alta nella seconda maglia alta sottostante, carico il filo, ora vado qui dove ho chiuso le 3 maglie insieme e vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto di base, quindi 1, 2 e 3. Carico il filo, vado sulle 2 maglie alte seguenti, faccio una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Carico il filo, salto le 2 catenelle, vado a lavorare direttamente sul ventaglio e faccio una maglia alta sulla prima maglia alta sottostante del ventaglio, una catenella, una maglia alta sulla seconda, una catenella, maglia alta sulla terza, una catenella, maglia alta sulla quarta, una catenella, maglia alta sulla quinta, una catenella, maglia alta sulla sesta, una catenella, maglia alta sulla settima. Praticamente vado a lavorare tutte le 7 maglie alte del giro precedente divise da una catenella. Carico il filo, da qui vado direttamente, vedi, salto questo arco e vado a lavorare le 2 maglie alte sottostanti e faccio una maglia alta sulla prima e una maglia alta sulla seconda. Stiamo già ripetendo il nostro giro. Carico il filo, vado qua dove ho chiuso le maglie alte insieme e faccio le mie 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2 e 3. Carico il filo, maglia alta sulla maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta seguente e da qui ritorno direttamente a lavorare sul ventaglio saltando questo arco di 2 catenelle
a lavorare la stessa lavorazione, cioè una maglia alta su ogni maglia alta divisa da una catenella. Questo è il terzo giro del bordo, lo lavorate tutto in questo modo. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, andiamo a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Quarto giro del motivo, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, vado a fare una maglia alta nella seconda maglia alta sottostante, una catenella di separazione e adesso andiamo a chiudere il nostro, perché vedete una volta si apre qui e una volta la chiudiamo. Ora dobbiamo chiudere, quindi entro nella prima maglia alta sottostante e chiudo a metà, carico il filo, entro nella seconda, chiudo a metà, carico il filo, entro nella terza, chiudo a metà e chiudo tutto insieme. Una catenella di separazione, vado a fare le altre 2 rimanenti maglie alte, una per ogni maglia alta sottostante. Tre catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Qui avevamo, vedete, le catenelle separate che separavano una maglia alta dall'altra. La prima la saltiamo, andiamo nella seconda, nel secondo spazio facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 3, maglia bassa nella secondo, non è il secondo e il terzo perché il primo non l'abbiamo lavorato, comunque lo spazio seguente, 3 catenelle, maglia bassa nello spazio seguente, 3 catenelle, maglia bassa nello spazio seguente, 3 catenelle, salto l'ultimo spazio, vado a lavorare salto l'ultimo spazio, ma salto anche, vedete, la maglia alta e vado a lavorare, carico il filo, vedete queste 2 maglie alte, sempre che proseguiamo la lavorazione sempre con queste due maglie alte. Questo motivo con la losanghina va sempre mantenuto, quindi carico il filo, vado direttamente su queste 2 maglie alte e faccio le mie 2 maglie alte, una su ogni maglia sottostante, una catenella e vado a chiudere adesso insieme queste 3 centrali. Quindi carico il filo, chiudo metà la prima, carico il filo, chiudo metà la seconda, carico il filo, chiudo metà la terza e chiudo tutto insieme, una catenella e vado a lavorare la prima maglia alta sulla maglia alta sottostante, seconda maglia alta sulla maglia alta seguente sottostante, 3 catenelle, andiamo a ripetere adesso la lavorazione che abbiamo fatto qui sul ventaglio, quindi vedete questo è il primo spazio, vado nel secondo del ventaglio e faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nello spazio seguente, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nello spazio seguente, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nello spazio seguente, 3 catenelle di separazione, salto l'ultimo spazio, vedete questo, salto la maglia alta e vado qua sulla prossima, carico il filo e faccio la maglia alta. Siamo già a ripetere il motivo, lavorate a questo quarto giro tutto in questo modo. Siamo alla fine del quarto giro del bordo, faccio le 3 catenelle, 1 2 3, salto l'ultimo spazio, vado direttamente qua all'inizio del giro dove c'erano le 3 catenelle che sostituivano la prima maglia alta del giro e vado a chiudermi con la mezza maglia bassa.
quinto giro del motivo traforato. Mi alzo sempre con le mie 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro. Faccio la maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante. Adesso andiamo a aprire queste maglie alte, quindi entriamo, carichiamo il filo, entriamo qui dove abbiamo chiuso insieme le maglie alte del giro precedente e nello stesso punto di base andiamo a fare 1, 2, 3 maglie alte. Carico il filo, vado sulla maglia alta seguente, faccio una maglia alta, carico il filo, vado nella maglia alta seguente e faccio una maglia alta. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Vedete questi 3 archetti che ci sono qua sul ventaglio? Entro nel primo, direttamente nel primo, e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, entro nel secondo archetto e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, entro nel terzo archetto e faccio una maglia bassa per un totale di 2 archetti. Vedete, 1 e 2. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, salto questo arco, vado direttamente su una maglia alta sottostante e faccio la maglia alta, carico il filo, maglia alta nella seconda, carico il filo, andiamo dove ci sono chiuse qua le maglie insieme ad aprire le 3 maglie alte, quindi faccio 1, 2, 3 maglie alte nello stesso punto di base, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente e adesso riprendiamo gli archetti sul ventaglio, quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3, vedete, vado sul primo archetto di piccolino e faccio la prima maglia bassa, ecco, ripeto questo giro, vedete siamo già qua, lo ripeto fino alla fine. Siamo alla fine del quinto giro del bordo, faccio le 3 catenelle e mi vado a chiudere qua sempre nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa, quindi ci rialziamo con 3 catenelle, carico il filo, entro nella seconda sottostante e faccio una maglia alta, una catenella, adesso andiamo a chiudere, quindi carico il filo, maglia alta a metà nella prima, maglia alta a metà nella seconda, maglia alta a metà nella terza, chiudo tutto insieme, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta seguente, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4. Andiamo a lavorare sul ventaglio, vedete che qua ci sono 2 archettini piccolini, entriamo nel primo, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. C'è Simba che sta correndo dietro al filo, scusate. Entro nel secondo archetto e faccio una maglia bassa, faccio le 4 catenelle, 2, 3, 4 e ritorno a lavorare su questa losanga, quindi carico il filo, salto questo arco, vado sulla maglia alta seguente e faccio una maglia alta nella maglia alta seguente, una catenella, vado a chiudere le mie 3 maglie alte chiuse insieme, chiudo la prima metà, la seconda e così via. Penso che questa losanga avete già imparato a lavorarla e finisco il giro in questo modo. Siamo alla fine del sesto giro del bordo, facciamo le ultime 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, andiamo a chiuderci con la mezza maglia bassa, sempre al solita terza catenella,
che sostituisce la prima maglia alta del giro. Settimo giro del bordo, ci alziamo sempre con le nostre 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia seguente sottostante. Ora andiamo a aprire, quindi carico il filo, entriamo qui dove abbiamo chiuso le maglie insieme e facciamo 3 maglie alte nello stesso punto di base. 1, 2 e 3. Carico il filo, vado nella maglia alta seguente e faccio una maglia alta. Carico il filo, vado nella maglia alta seguente e faccio una maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo. Vedete qua sul ventaglio era rimasto centrale solamente un archetto di 3 catenelle del giro sottostante. Ecco, andiamo a lavorare dentro qua saltando questo arco grosso di 4. Entriamo in questo piccolino di 3, facciamo dentro lo stesso arco una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e una maglia alta nello stesso arco. Stiamo praticamente ripetendo il motivo facendo il primo punto V, vedete qua. Questo è un punto che si lavora lineare, non va inserito zigzag, quindi è molto semplice anche da ripetere. Adesso noi ci fermeremo a un motivo e mezzo, ma si può ripetere finché si vuole, ecco, questa lavorazione, ed è molto semplice. Allora abbiamo fatto il nostro punto V dentro questo archetto di 3 catenelle, che era rimasto solo uno sulla punta del ventaglio, che ha formato, vedete, una pigna, ha formato la pigna. Adesso facciamo altre 3 catenelle, 1, 2 e 3, e andiamo a lavorare di nuovo qui dove c'è la losanga. Saltiamo le 4 catenelle sottostanti e andiamo qua sulla maglia alta e facciamo una maglia alta nella maglia alta seguente. Ora andiamo a aprire le 3 maglie alte qui dove avevamo chiuso prima insieme e facciamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Carico il filo, maglia alta, la maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente e ricominciamo questa lavorazione. Quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo, salto le 4 catenelle, vado in questo archetto piccolo di 3 e faccio il mio punto V, quindi una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso archetto, 3 catenelle e riprendiamo la lavorazione saltando l'arco di 4 su qui dove c'è le piccole losanghe. Ecco, lavorate tutto il settimo giro in questo modo. Siamo alla fine del settimo giro, ho fatto le 3 catenelle, vado a chiudermi con una mezza maglia bassa nella terza, scusate, catenella, vedete qua, che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ottavo giro del bordo, mi alzo sempre con le mie 3 catenelle, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente. Qui c'è il mio Simba che non mi lascia un momento, Adesso facciamo una catenella, andiamo a chiudere insieme le maglie, 1, 2, ormai questo penso che questo pezzettino l'avete già imparato, una catenella e 2 maglie alte nelle 2 maglie alte seguenti, una per ogni maglia alta, 1 e 2, 2 catenelle di separazione. Ora andiamo, vedete qua, a lavorare direttamente nel punto V, saltando queste 2 catenelle, andiamo a lavorare 7 maglie alte, 1, 2, 7 maglie alte dentro il punto V, 2 catenelle e siamo già sulla losanga. Quindi saltiamo queste catenelle, questo arco, andiamo a lavorare la maglia alta sulla maglia alta, seconda maglia alta sulla seconda maglia alta seguente, una catenella di separazione, andiamo a chiudere
le nostre 3 maglie alte insieme. Quindi chiudiamo a metà la prima, la seconda e la terza, una catenella, maglia alta sulla maglia alta seguente, maglia alta sulla maglia alta seguente, 2 catenelle di separazione e di nuovo andiamo a lavorare qui nel punto V le 7 maglie alte saltando questo primo arco. Lavorate tutto il giro, ci troviamo per continuare alla fine. Siamo alla fine dell'8º giro del bordo, faccio 2 catenelle e mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa, sempre come al solito qui nella terza catenella sostituivo la prima maglia alta del giro. Nono giro del bordo, mi alzo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, carico il filo, vado ad aprire le 3 maglie alte qui dove ho chiuso, nel punto dove sono state chiuse insieme del giro precedente, quindi una, tutte e 3 nello stesso punto di base, 2 e 3, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta seguente, carico il filo, andiamo a lavorare direttamente sul ventaglio e facciamo la maglia alta sulla prima maglia alta del ventaglio, una catenella, maglia alta, l'abbiamo già fatto questo giro, no? C'erano una maglia alta su ogni maglia alta del ventaglietto divisa da una catenella, sono 7 e tra una e l'altra abbiamo la catenella, vedete, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. E di qui andiamo direttamente a lavorare sulle losanghe, quindi saltiamo questo archetto, andiamo sulla maglia alta seguente e facciamo una maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente e andiamo ad aprire le 3 maglie alte qui dove abbiamo chiuso insieme quelle sottostanti. 1, 2, 3, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente e riprendiamo a lavorare sul ventaglio come abbiamo appena lavorato qua sul ventaglio precedente. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del nono giro, mi vado a chiudere da qua, mi vado a chiudere direttamente sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Adesso andiamo a fare il 10º giro di rifinitura di questo bordo. Guardate com'è carino. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a lavorare le 3 catenelle solite per alzarmi. Qui abbiamo 7, 2, 4 e 3, 7. Andiamo a lavorare, la prima è sostituita da una dalle catenelle, la seconda, andiamo a lavorare la terza, vedete? Maglia alta su maglia alta. Andiamo a lavorare la quarta, che è quella centrale delle 7, sulla quarta andiamo a fare il pipiolino. Quindi facciamo le nostre belle 4 catenelle e entrando qui alla base della chiusura della maglia alta chiudiamo con una mezza maglia bassa. Carico il filo, vado a lavorare le altre 3 rimanenti, quindi una maglia alta sulla maglia alta seguente, una maglia alta sulla maglia alta seguente, una maglia alta sulla maglia alta seguente. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3.
entro nel primo spazio del ventaglio della prima catenella e faccio una maglia bassa. Ora facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nella seconda contando dalla prima e chiudo con una maglia bassa, una catenella, maglia bassa nell'arco successivo di una catenella del ventaglio. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con una maglia bassa, una catenella, maglia bassa nell'arco successivo. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, stessa cosa nella seconda, chiudo con la maglia bassa, una catenella, maglia bassa nell'arco successivo. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con la maglia bassa, una catenella, maglia bassa nell'arco successivo. 1, 2, 3, 4, 5, di nuovo chiudo nella seconda contando dalla prima, chiudo con una maglia bassa, una catenella, maglia bassa nell'ultimo archetto, per un totale di, vedete, 1, 2, 3, 4, 5 archetti con pipiolino. Guardate com'è bella. Ora facciamo le 3 catenelle, 1, 2, 3, e riprendiamo la lavorazione come abbiamo appena fatto qua. C'erano le 7 maglie alte, sulla quarta, che è quella centrale, andiamo a fare il pipiolino. Ma mentre qui il pipiolino l'abbiamo chiuso con una maglia bassa, qui lo andremo a chiudere direttamente sulla maglia alta con una mezza maglia bassa, come vi ho appena fatto vedere. Questo è l'ultimo giro, il 10º, che rifinisce con questi bellissimi pipiolini il nostro bordo del maglioncino, del pull. Quando saremo alla fine di questo giro faremo le ultime, come qua, le ultime 3 catenelle, ci chiuderemo qua all'inizio del giro con la mezza maglia bassa e fermeremo bene taglieremo il filo e fermeremo il lavoro. Perché? Perché poi andremo a girare il nostro lavoro e continueremo lavorando sulle catenelle d'inizio andando verso l'alto. Quindi ci riattaccheremo, io di solito mi attacco qua dove c'è l'altro filo, così poi le unisco, faccio il nodino insieme. Quindi ci andiamo a riattaccare qui sulla catenella d'inizio e andremo a lavorare tutte le maglie, tutte le catenelle presenti. Io ne avevo 64 perché ho fatto il motivo multiplo, l'ho moltiplicato 4 volte, ma voi per esempio nel maglioncino, nel pull ne ho 144, quindi andrò a fare 144 maglie alte, una su ogni catenella disponibile. Se invece avete un altro numero perché avete o diminuito o moltiplicato i motivi, andrete a fare comunque una maglia alta su ogni catenella disponibile, che sono proprio le catenelle d'inizio. La prima la sostituirò con 3 catenelle e lavorerò le mie maglie alte, vedete, una su ogni catenella disponibile fino alla fine del giro. Alla fine del giro andrete a chiudere sempre con lo stesso sistema, con la mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituisce la prima maglia alta del giro, e i giri seguenti le inizierete sempre con 3 catenelle per alzarsi che sostituiscono la prima maglia. Finito questo giro che vi siete riagganciati sulla catenella iniziale, andrete ad eseguire tutti i giri di maglie alte, però andrete a fare le vostre. Allora, se volete un maglioncino sfiancato andrete a fare le diminuzioni. Se volete invece continuare con la larghezza così come la trovate, continuate pure senza fare le diminuzioni,
per esempio se avete una vita un po' larga, è meglio che mantenete la misura, le stesse maglie senza fare la diminuzione. Importante che le maglie che avete siano pari e siano, perché poi dobbiamo andare a dividere in 2 pannelli il davanti con il dietro. Le diminuzioni, io per esempio nel mio maglioncino qua ho diminuito, avevo 144 maglie d'inizio che equivalgono a questa catenella qua che stiamo adesso, ci siamo riagganciati. Quando ho fatto appunto il terzo giro, perché il primo l'abbiamo fatto all'inizio, poi ci siamo riagganciati, sul terzo giro io sono andata a diminuire 20 maglie, quindi ho fatto 144 meno 20, 124, ho continuato con le 124 è divisibile per 2 perché mi dà 62 e ho continuato fino alla mia lunghezza che volevo prima per arrivare allo scalfo, vedete. Adesso io con questo filato ho fatto 30, come vi ho detto prima, 35 cm totali col bordo e ho fatto, allora andiamo a contare, qui manca ancora 2 giri, quindi non li avevo ancora finiti prima di registrare, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 giri totali prima del bordo, ci ho contato anche il primo d'inizio, 17, se volete mantenere la stessa mia lunghezza, altrimenti continuate fino alla vostra lunghezza ideale e vi fermate a livello scalfo. Adesso vi faccio vedere, comunque lo sapete, l'ho fatto vedere anche in altri tutorial, ma per le nuove arrivate vi faccio vedere come si fa a fare le diminuzioni. Le diminuzioni sono semplicissime, è sufficiente chiudere insieme due maglie, cioè in base a quello che voi volete diminuire, regolarmente distribuendo omogeneamente sulle vostre maglie disponibili, andrete a fare ogni tanto 2 maglie chiuse insieme, cioè entrate nella maglia sottostante, chiudete a metà, caricate il filo, entrate nella seguente e chiudete metà e chiudete tutte insieme e poi insieme così. Vi faccio rivedere, carico il filo, entro nella maglia alta seguente, chiudo metà, carico il filo, entro nella maglia alta seguente, chiudo metà, carico il filo, chiudo tutto insieme. Quando andrete a fare il giro seguente delle 2, vedete, si è formata una catenella, quindi avete ridotto da 2 a 1. E queste diminuzioni le andrete a distribuire non tutte in un punto, andrete a distribuirle omogeneamente ogni un tot di maglie, in modo che la maglia risulti poi alla fine regolare. Bene, adesso fate appunto tutti questi giri di maglie alte fino al vostro scalfo della vostra lunghezza desiderata, facendo o non facendo le diminuzioni in base alla vostra forma fisica, del vostro gusto. Ci vediamo quando sarete arrivati agli scalfi per dividere la lavorazione. Eccoci qui ragazze, ho raggiunto la mia lunghezza ideale formata da questi giri di maglie alte. Quando sono arrivata al mio scalfo manica, i giri sono a piacere in base a come volete lunga il vostro pull. Quando sono arrivata al mio scalfo manica, adesso vi faccio vedere come ho diviso il lavoro. Ho già fatto la parte dietro, vedete, con questo punto a rete multiplo di 2 più 1, e ho fatto la parte dietro con 13 giri di punto rete. I 13 giri mi danno 18 cm di scalfo. Se voi avete uno scalfo maggiore dovete proseguire facendo altri giri di andata e ritorno. Fino a qua abbiamo lavorato in tondo, poi ho messo i miei marcapunti. Adesso vi faccio vedere. Io avevo 124 maglie alte perché avevo diminuito per dare un po' di forma alla vita, avevo diminuito, come vi avevo spiegato prima, 20 maglie, e quindi ho diviso 62. Cosa ho fatto? Quando ho finito il mio giro, che ho chiuso con la mezza maglia bassa, subito qui ho messo il primo marcapunti
vedete qua avevo chiuso con la mezza maglia bassa il giro e ho messo il punto, il marcapunti, vedete, proprio qui in mezzo, e da qui ho contato 62 maglie alte, che sono la metà delle totali che avevo in circonferenza. Ho contato 62, vedete, e ho messo il mio marcapunti, questa è la 62esima, l'ho messa tra la 62 e la 63 qua in mezzo, e ho lavorato 13 giri in andata e ritorno di punto rete. Adesso io vi faccio vedere a riattaccarmi sulla parte davanti, faremo insieme questo pezzettino. Però mentre il dietro ho fatto 13 giri di punto rete, sul davanti andremo a fare 2 giri di maglie alte e 11 di punto rete, perché altrimenti si rischia di avere questa trasparenza che cade anche sul seno. Quindi mentre dietro sulla schiena non c'è problema, ho fatto i 13 giri di punto rete, sul davanti dovremo fare prima 2 giri di maglie alte e poi 11 giri di punto rete. Io naturalmente parlo di 13 giri perché corrispondono a 18 centimetri, che è l'altezza del mio scalfo che mi serve per una taglia maggiore. Magari vi servono anche 19-20 centimetri, andrete avanti facendo uno o due giri in più di questo punto rete. E se il vostro scalfo è più profondo, provatevela prima di decidere sul davanti quanti giri di maglia piena non trasparente, quindi maglia alta, dovete fare per nascondere il vostro seno. Io adesso ho fatto il mio nodo d'inizio, vado ad attaccarmi, vedete qua c'è il marcapunti che ho messo in mezzo tra 2 maglie, vado ad attaccarmi, qui è già stato lavorato, vado ad attaccarmi sulla parte davanti, quindi nella prima libera dopo il marcapunti entro con l'uncinetto e mi attacco con una maglia bassa che corrisponde a una catenella che di solito per alzarci con la maglia alta ne mettiamo 3, quindi una sostituita dalla maglia bassa, poi ne facciamo altre 2. Tutto questo sostituiscono la prima maglia alta, quindi carico il filo, entro nella seconda maglia alta sottostante e faccio una maglia alta, carico il filo e così via, lavoro tutte le mie maglie disponibili, una maglia alta su ogni maglia alta fino alla fine del giro, cioè dell'altro marcapunti. Ecco, sono alla fine del giro, praticamente qua c'è l'altro marcapunti, mi è rimasta l'ultima, vedete qua l'ultima maglia prima del marcapunti, e a questo punto vado a girare il mio lavoro e vado a fare un altro giro di maglie alte, perché per me sono sufficienti 2 giri per coprire la mia parte del seno. Se invece un altro ha un seno più prosperoso, come vi ho detto prima, dovete provarvelo e vedere quanti giri di maglie alte dovete eseguire prima di cominciare il punto rete. Quindi da qua mi alzo ancora con le mie 3 catenelle e vado a fare un giro di andata e ritorno fino alla fine, lavorando, vedete, con le mie maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante, mantenendo il numero di maglie. Ecco, ho finito i 2 giri di andata e ritorno di maglie alte, sono per me sufficienti a coprire il mio seno. Ora iniziamo a fare i rimanenti giri con il punto rete. L'importante è che i giri del davanti siano uguali naturalmente a quelli di dietro, e anche i quadratini devono essere gli stessi. Mentre qua vedete abbiamo iniziato subito, qui c'è il mio marcapunti, abbiamo iniziato subito col punto rete, qui abbiamo iniziato con i giri prima di maglie alte, adesso proseguiamo col punto rete. Io ho fatto 2 giri di maglie alte, lo scalfo è di 13 giri, quindi vado a fare i rimanenti 11 giri a punto rete, che per voi potrebbero essere anche di più, l'importante è che i giri del davanti sono uguali ai giri dello scalfo del dietro. Quindi adesso mi alzo con 3 catenelle,
che sostituiscono la prima maglia alta, più 1 del punto rete, quindi 4, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio la maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio la maglia alta, di nuovo una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio la maglia alta. Lavorate così a quadrettini fino alla fine di questo pannello. Ecco, siamo arrivati qua quasi alla fine. Faccio la catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima, una catenella di separazione. Qui mi è rimasto solo una maglia, perché questo è un multiplo di 2 più 1, ma il più 1 mi manca, quindi cosa devo fare? Il quadratino lo faccio lo stesso senza saltare una maglia di base, lo vado a fare qui nella catenella che aveva sostituito, nella terza catenella che aveva sostituito la maglia alta, la prima maglia alta del giro sottostante, e sono andata a creare un ultimo quadratino anche senza saltare la catenella. Adesso andiamo a girare il nostro lavoro. Prima di continuare sono andata a contare i quadratini del pannello dietro ed equivalgono perfettamente ai quadratini del pannello davanti. Infatti sono 31 e 31 nel mio caso della mia taglia, 31 quadratini dietro, 31 quadratini davanti. Ora vi faccio vedere a partire col secondo giro, che si parte come prima, quindi si fanno le 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più 1 del punto rete, quindi 4, carico il filo, vado a lavorare sulla maglia alta sottostante saltando appunto la catenella sottostante, una catenella di separazione e così via, carico il filo e lavoro sulla maglia alta sottostante, una catenella di separazione e così via. Vedete? E si lavora i restanti giri. Quindi avevamo detto che erano 13 giri, 2 abbiamo fatto di maglie alte sul davanti per coprire il seno, abbiamo fatto altre 2, quindi 2, 4, devo arrivare fino a 13 giri complessivi, quindi andrò a fare 11 giri complessivi di punto rete e i 2 che ci sono già di maglie alte. Dopodiché fermeremo il filo e avremo fatto il pannello del davanti. Ci vediamo dopo per cucire le maniche. Allora, abbiamo finito i 2 pannelli davanti e dietro. Ora io ho rovesciato il lavoro perché andremo a cucire le 2 piccole spalle e le cuciremo sulla parte rovescia. Quindi ho rovesciato il lavoro e ho calcolato la mia circonferenza testa, cioè facendo delle prove con i quadratini molto semplice. Vedete, io dai lati, parte l'altra, ho contato sia davanti che dietro 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadratini ed ho messo, vedete, il marcapunti sulla maglia alta in corrispondenza della fine del sesto quadratino, e la stessa cosa ho fatto dall'altra parte, contando dal lato esterno 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ho messo il marcapunti parte l'altra in corrispondenza della maglia alta del sesto quadratino. Poi sono andata a misurare direttamente sulla mia testa questa larghezza, quindi l'ho proprio indossato e nel mio caso la misura andava bene. Quindi voi dovete fare una prova come vi ho fatto vedere io. Naturalmente se avete una taglia maggiore qui avrete molti più quadratini dalle parti laterali, perché questa è una taglia, è un 40-42, quindi molto piccola. L'importante è che sia siano uguali i quadratini che mettete, che cucite su una spalla e sull'altra, e che la vostra circonferenza testa passi in modo non costrittivo, in modo molto morbido da questa apertura.
Ora andiamo a cucire le nostre spalle. Ecco, vedete, io adesso qui ho fatto un nodino e ho fermato qua il mio filo molto bene, passando 2 volte sulla base della maglia alta. Da qui andiamo a prendere, vedete, l'angolino frontale e chiudiamo bene la nostra cucitura, vedete, così. Passiamo un'altra volta, così si ferma bene su questa posizione e cominciamo la nostra cucitura. Andremo a fare una cucitura dove c'è qua la catenella, unendo le 2 catenelle dei 2 quadratini, vedete? E andremo a fare una cucitura dove c'è la maglia alta, combaciando con la maglia alta di fronte, vedete? Guardate sempre sul dritto se sta venendo bene la cucitura e andremo avanti così fino al marcapunti, catenella con catenella, maglia alta con maglia alta. Siamo arrivati all'ultimo quadratino, andiamo a fare catenella con catenella e stacchiamo il nostro marcapunti e andiamo a cucire l'ultima maglia alta dell'ultimo quadratino con la maglia alta di fronte. Ecco qua. Adesso facciamo 2 giri per fermare bene e fermiamo bene il filo. Vedete, l'altra l'ho già cucita e andiamo a riportare il nostro lavoro sul diritto. Ecco qua le nostre spalle cucite, ho portato già il lavoro sul diritto e queste sono le uniche 2 cuciture, piccole cuciture, che vanno fatte su questo modellino. Adesso, tanto che ci siamo, andiamo a finire addirittura lo scollo, così poi cominceremo con la manica. Allora, sono sulla parte del dietro della mia maglia, questo è il diritto. Fatto il mio nodo di inizio, mi vado ad inserire in una di qualsiasi, circa in centro, ecco, della scollatura dietro, in una maglia, vedete? Faccio la maglia bassa e le 2 catenelle. Questo sostituiscono la prima maglia alta. Ora vado a fare tutto un giro di maglie alte intorno, quindi dove c'è la catenella entro nell'archetto e faccio la maglia alta. Dove c'è la maglia alta entro e faccio la maglia alta, quindi tutte maglie alte. Carico il filo, entro nell'archetto della catenella, maglia alta, carico il filo, maglia alta su maglia alta, nell'archetto una maglia alta, sulla maglia alta la maglia alta. Quando arriviamo sulla cucitura della spalla andiamo a fare, vedete, qua c'è la maglia alta, quella che abbiamo cucito con l'altra, l'ultima, e facciamo la maglia alta. Poi andiamo a fare una maglia alta nella cucitura, qui ci sarà un po' di difficoltà ad entrare, e una maglia alta sull'altra maglia alta che avevamo cucito, l'ultima che avevamo cucito delle spalle. E poi continuiamo una maglia alta nella catenella del quadratino, una maglia alta sulla maglia alta. Quindi lavorate tutto il giro così, facendo una maglia alta anche sulla cucitura quando arriverete all'altra spalla, e ci vediamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, vi vado a chiudere una mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta. E ora andiamo a fare l'ultimo giro, faremo un giro un pochettino romantico,
per andare appunto a finire questa scollatura con un piccolo volantino frufru, non volant perché non sarà ricciato, però sarà qualcosa di romantico. Quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro nello stesso punto di base e faccio una seconda maglia alta. Faccio 4 catenelle, 2, 3 e 4, entro sulla base, vedete qua, della maglia, della chiusura della maglia alta, della seconda, e esco e chiudo con una mezza maglia bassa. Carico il filo, rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta, seconda maglia alta nello stesso punto. Quindi nella stessa catenella, nella stessa maglia sottostante, sono andata a lavorare 2 maglie alte, un pippiolino chiuso sulla base della seconda maglia alta e altre 2 maglie alte. Carico il filo, salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza vado a fare la stessa lavorazione, quindi una maglia alta, seconda maglia alta nello stesso punto di base, il pippiolino, quindi 1, 2, 3 e 4, e lo chiudo qui sulla base, vedete, della chiusura della maglia alta, lo chiudo con una mezza maglia bassa. Carico il filo nella stessa maglia, nello stesso punto, vado a fare le altre 2 maglie alte. Vedete? Quindi ricarico il filo, risalto 1 e 2, nella terza ritorno a fare la stessa lavorazione. Quindi faccio tutta questa lavorazione uguale tutto intorno alla mia scollatura e poi ci troviamo qua e faccio vedere come chiudere il lavoro. Ecco, siamo alla fine del giro, abbiamo fatto l'ultimo gruppetto di maglie alte col pippiolino, andiamo a chiuderci, vedete, direttamente qua sulla terza catenella del primo lavorato con una mezza maglia bassa. Stringiamo bene, tagliamo il filo, poi andremo a nascondere bene tutte le codine. Ecco qua, vedete com'è carino il colletto. Andiamo a fare adesso la manica. Allora, questo è il nostro diritto del lavoro ed è anche il davanti. Prendiamo il lavoro sulla parte del retro. Ho messo, vedete, nel mio filo, ho fatto il nodo sul mio uncinetto. Vado circa 3-4 quadratini prima dello scalfo dalla parte del dietro e mi attacco qui dove c'è la maglia alta. Mi attacco con una maglia bassa e 2 catenelle. Tutto questo sostituiscono la prima maglia alta. Faccio la catenella di separazione, carico il filo e vado, vedete qua, sulla maglia alta seguente. Una catenella di separazione, faccio un altro quadratino qui, una maglia alta. Non è una maglia alta perché noi il lavoro l'abbiamo lavorato in questo senso, era una catenella, era una lavorazione a rete, però guardandola, essendo un quadrato, guardandola in questo senso risulta che c'è all'occhio che sembra una maglia alta. Quindi carichiamo il filo e andiamo a fare qui, in questo punto qui, una maglia alta, una catenella, carico il filo, altra maglia alta qui in questo punto qui. Ora siamo allo scalfo. Nello scalfo andiamo a creare un quadratino in più per dare agevolazione alla manica. Quindi carico il filo, ora togliamo il marcapunti così vi faccio vedere meglio. Praticamente il marcapunti era in questa posizione qui, quindi abbiamo una e 2 maglie alte. Facciamo la catenella e andiamo nella prima maglia alta, questa, e facciamo la maglia alta. Faccio una catenella di separazione, questo è il quadratino che andiamo a creare in più. Carico il filo e vado, vedete, nella maglia alta seguente e faccio una maglia alta. Una catenella,
Questi erano i 2 giri che avevamo fatto di maglia alta sul davanti per coprire il seno. Carico il filo e vado qui nel giro, vediamo meglio, ecco qui, e faccio il mio quadratino. Vedete, questo era un giro, catenella di separazione, salto l'altro giro, questo era il secondo giro, vado qui nel punto di unione. Ora vado a proseguire per tutto il giro della mia manica con questa lavorazione fino alla cucitura della spalla. Ecco, siamo arrivati alla cucitura della spalla ed questo è il volantino della nostra scollatura. Qui abbiamo, vedete, la cucitura della spalla, faccio la catenella e vado, entro praticamente dentro la cucitura dove si sono cucite le 2 parti e faccio la mia maglia alta. Una catenella, carico il filo e proseguo, vedete, con la lavorazione a rete fino ad arrivare alla fine del giro. Allora, volevo dirvi che questa manica, questo giro manica, è per una taglia molto piccola, è una 40-42 e per la taglia dalla 44 in poi vi consiglio, quando andrete a fare la parte davanti e dietro, che noi avevamo fatto appunto 17 cm, 18, di proseguire per altri 2 giri di rete sia davanti che dietro, per avere uno scalfo più agevolato, perché questa qui veramente mia figlia voleva le maniche piccole, strette, e l'ho accontentata. Siamo alla fine del giro, faccio la catenella e mi vado ad unire, vedete qua c'era il primo quadrato, nella 1, 2, terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, e chiudo il giro con una mezza maglia bassa. Ora andremo a fare 9 giri complessivi di questo punto rete, mantenendo le maglie come si trovano, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più una catenella del punto rete, carico il filo e vado a fare la maglia alta sulla maglia alta saltando la catenella. Insomma, il punto che abbiamo fatto nel davanti, qui nel davanti e il dietro, qua in alto. E quindi continuiamo a girare intorno in questo modo, vedete, una catenella, maglia alta su maglia alta, una catenella, maglia alta su maglia alta, e alla fine del giro andiamo a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta con una mezza maglia bassa. Andiamo a fare complessivamente 9 giri di questo punto rete intorno alla manica. Ecco qua, ho fatto i miei 9 giri di manichina punto rete. Ora proseguiamo con la maglia alta, quindi vi faccio vedere il primo giro. Ci alziamo con le 3 solite catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro qui dove c'è la catenella e faccio la maglia alta, carico il filo, maglia alta su maglia alta, carico il filo, entro nell'archetto di una catenella e faccio una maglia alta su maglia alta, carico il filo, maglia alta nell'archetto, carico il filo, maglia alta su maglia alta e continuo tutto il giro con questa lavorazione. Sono alla fine del giro, vedete, vado a chiudermi nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta con la mezza maglia bassa. Allora, io ho contato le mie maglie alte di questo giro sono 54. Ora vi vado a spiegare una cosa. Per la mia taglia mi servirà una manica lunga 53-54 cm. Vado a contare praticamente la misura del mio punto rete. Allora, questa è la manica che io ho già fatto. Ho fatto 13 cm di punto rete. Il bordo che andremo a mettere in fondo, che è uguale al bordo del mio maglioncino, misura 15 cm. Quindi
13 più 15 mi fa 28. Devo fare andare a 53 25 centimetri, vedete questo, di maglia alta. Vedete, questi sono 25 centimetri perfetti. Io per calcolare però la mia misura sono andata a vedere i 25 centimetri guardando il corpetto del mio maglione. Sono andata a vedere 25 centimetri quanti giri mi davano e sono andata poi a contare appunto i giri che corrispondevano di maglia alta 25 centimetri e ho calcolato appunto che questi giri mi sarebbero serviti per arrivare alla mia misura totale, cioè 16, 25 e 13 di punto rete. E a me mi davano, se volete mantenere le mie stesse misure, mi dava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 giri di maglia alta. In quei 17 giri qui dobbiamo andare a fare delle diminuzioni in questa maglia alta, perché io qua avevo, vedete stiamo facendo l'altra manica, avevo 54 maglie alte. Qui io ho inserito il multiplo di 3 motivi. Ogni motivo era di 16, 16 per 3 fa 48, qui abbiamo 54 maglie, quindi in questa misura di questi giri di maglia alta dobbiamo andare a diminuire da 54 a 48, quindi dobbiamo andare a diminuire 6 maglie suddividendole ogni tanto in questi giri. Quindi magari saltate 2, poi nel terzo fate la diminuzione e dovete un po' calcolare, insomma, per inserire queste 6 diminuzioni omogeneamente in questi giri, questi 25 centimetri. Adesso io continuerò appunto con i miei giri che abbiamo contato, no, prima quanti erano di maglia alta. Vi faccio vedere come dovete fare per fare le diminuzioni che andranno distribuite in questi giri di maglie alte omogeneamente, ogni 2 giri, ogni 3, insomma in base anche a quanto lunga è la vostra manica. Quindi sì, ci si alza sempre con le 3 catenelle, spero di essere stata chiara, e cominciamo a fare il nostro giro di maglie alte, una su ogni maglia alta disponibile sottostante. La diminuzione andremo a farla alla fine del giro, quindi continuiamo fino alla fine del giro. Io vi ho fatto vedere, vi ho spiegato il procedimento. Questo potete farlo anche se avete una manica più lunga o più corta, perché è questa maglia alta che sta in centro tra il bordo e la maglia rete che determina la lunghezza della vostra manica. È qui che dovete o allungarvi di giri o accorciarvi di giri, e appunto in base ai giri che avete dovete comunque, e anche alla larghezza di qua, perché io ho 54, perché ho una 42 ed ho una circonferenza qui dove c'è il punto rete di 17-18, ma se avete un giro più alto, più grande, vi ritroverete invece di 54, vi ritroverete con più maglie da diminuire in questo tratto per arrivare tassativamente a 48 qui sulla parte dove dobbiamo inserire appunto il multiplo di 16 del nostro bordo. Quando sarete appunto nel giro che corrisponde alla diminuzione, arrivati al termine del giro mi rimangono 2 maglie, vedete, 1 e 2, le andiamo a chiudere insieme. Quindi chiudiamo metà, carichiamo il filo, chiudiamo metà la prima, carico il filo, chiudiamo metà l'ultima del giro e poi chiudiamo tutto insieme. Qui c'è la diminuzione, da qui ci andiamo a chiudere con la mezza maglia bassa direttamente qua nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, e qui c'è la diminuzione. Poi nel giro seguente andrete a fare maglia alta su maglia alta regolarmente su ogni maglia alta, e qui vedete da 2 che erano
abbiamo una catenella sola e quindi da 2 sono diventati una maglia alta. Adesso io vado a fare questa parte di maglia alta, i giri che mi servono per la mia lunghezza, facendo ogni tanto un giro sì, 2 no, insomma dipende da quante maglie dovete diminuire. Andiamo a fare la diminuzione. Importante che quando avete lavorato questo punto rete e questa maglia alta, dovete essere alla lunghezza della vostra manica meno 15 centimetri, che sarà destinata al bordo uguale al fondo del maglioncino. Ci vediamo più tardi. Ecco ragazzi, io ho finito le mie maglie alte, i miei giri di maglie alte che mi servivano per la mia misura, ho fatto le mie diminuzioni e sono arrivata con le diminuzioni ad avere l'ultimo giro di 48 maglie alte che mi servono per inserire il mio punto traforato, il mio bordo che ho fatto anche sul fondo. Vedete, questo è il fondo della maglia, questo bordo qui, e andrò ad inserire 3 volte il motivo, quindi multiplo di 3 motivi. Erano 16 maglie, multiplo di 16, quindi 16 per 3 fa 48. Quindi partiamo, sono da inserire i 10 giri del bordo. Ora vi farò vedere il primo giro sulla manica, però poi dovete andare a rivedere il video all'inizio dove io ho spiegato i 10 giri del bordo completo, e questo, la stessa lavorazione, lo andate ad inserire sulla manica. Adesso io vi faccio vedere il primo giro e poi voi continuerete con gli altri 9 giri per un totale di 10 giri complessivi. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro nella seconda maglia alta sottostante e faccio una maglia alta. Carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2 e 3. Carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta. Carico il filo, maglia alta nella maglia seguente sottostante. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo, salto 4 maglie di base, 1, 2, 3, 4, nella quinta maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, maglia alta nello stesso punto di base, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto 4 maglie di base, 1, 2, 3, 4, nella quinta vado a fare la maglia alta e stiamo già ripetendo questo, il primo pezzettino. Quindi seconda maglia alta nella maglia seguente, carico il filo, salto una maglia, nella prossima vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2 e 3. Carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima una maglia alta e nella prossima ancora una maglia alta, e continuiamo così fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle, 1, 2 e 3 e mi vado a chiudere. Vedete, c'erano da saltare 4 maglie, 1, 2, 3, 4, e vado a chiudermi qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Ecco, adesso continuate per i 10 giri complessivi e uscirà appunto questo bordo qua uguale al fondo della manica, scusate, al fondo della maglia, e poi la manica sarà finita. La ripetete logicamente sull'altra parte, quindi 2 maniche, e questo maglioncino sarà finito. Io spero di essere stata chiara nelle spiegazioni.
se mi aiutate a proseguire col mio canale, se vi sono piaciuti i miei tutorial, vi chiedo gentilmente di iscrivervi, di lasciarmi un like e cliccando sulla campanella tutte le volte che io andrò a pubblicare qualche tutorial nuovo vi arriverà l'avviso, la notifica della pubblicazione. Io vi ringrazio, andiamo avanti insieme, proseguiamo questa lunga strada e vi dico arrivederci al prossimo tutorial. Ciao ragazze!